Ciao a tutti, oggi parliamo della sindrome di Horner nel cane e nel gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se siete interessati agli argomenti medicina veterinaria del cane e del gatto iscrivetevi al canale qua sotto. Inoltre se volete supportare il progetto mettete mi piace. In questo canale troverete centinaia di video relativi alle patologie che possono colpire i vostri cani e i vostri gatti e quindi vi invito poi a seguire anche gli altri video. Partiamo subito con la sindrome di Horner. Che cos'è? È praticamente un'interruzione dell'innervazione simpatica dell'occhio. Cosa avviene? Fondamentalmente, cosa vediamo? Cosa vede il proprietario? Vede il proprio cane o il proprio gatto che hanno un occhio strano rispetto all'altro. Allora può essere monolaterale o bilaterale, quindi bilaterale quando colpisce tutti e due gli occhi, monolaterale quando colpisce un occhio. Ovviamente se è monolaterale vedrete quest'occhio rispetto all'altro totalmente differente. In che cosa sarà differente? Abbiamo una ptosi della palpebra superiore, quindi una caduta della palpebra. Abbiamo una riduzione della pupilla, ok, rispetto all'altro, quindi magari l'altra pupilla è più dilatata, l'altra invece sarà più costretta, una miosi si dice. Una deviazione verso l'interno del globo oculare, quindi un nenoftalmo, e poi avremo la terza palpebra che sarà leggermente avrà una procidenza della terza palpebra rispetto all'altro occhio. È chiaro che se è monolaterale vedete fondamentalmente questa differenza, quindi sostanziale rispetto all'altro. Se invece è bilaterale vedrete comunque il vostro cane ha un aspetto rispetto a prima totalmente differente. Da che cosa è causato questo tipo di sindrome di Horner? Da diverse cause che vengono suddivise in primo ordine, secondo ordine e terzo ordine. E poi andremo anche a capire come riuscire a capire se il nostro cane è di terzo ordine o di primo o secondo ordine. Esiste un test specifico che vediamo alla fine del video. Allora, partiamo con il primo ordine, si parla di lesioni centrali, quindi può essere una neoplasia intracranica, un trauma, un infarto, una malattia infiammatoria, oppure delle lesioni che colpiscono la regione cervicale, anche lì protrusione del disco intervertebrale, neoplasia, embolo fibrocartilagineo, trauma, malattia infiammatoria, meningoencefalite granulomatosa. Di secondo ordine invece scendiamo un pochino, può essere una lesione di T1, T3, quindi delle vertebre T1, T3, quindi può essere trauma, neoplasia, protrusione, infiammazione, embolo fibrocartilagineo, l'avulsione del plesso brachiale, una patologia che colpisce il collo, per esempio anche post chirurgia di una neoplasia tiroidea, può causare una sindrome di Horner. E poi abbiamo una malattia anche intratoracica, una neoplasia intratoracica, una massa intratoracica. Altrimenti il terzo ordine colpisce fondamentalmente la zona diciamo dell'orecchio, quindi malattie che colpiscono l'orecchio interno, orecchio medio, quindi otite media, otite interna, neoplasia, massa retrobulbare o idiopatica. Recentemente mi è capitato di vedere la sindrome di Horner monolaterale in 2 Golden Retriever e fondamentalmente il Golden Retriever sembrerebbe avere questa patologia idiopatica che si risolve da sola, che non ha una vera e propria causa. Come si diagnostica se è di terzo ordine o di primo o secondo ordine? Esiste un test, si usa un simpatico mimetico, un colirio a base di fenilefrina e praticamente cosa si fa? Prima si utilizza la fenilefrina molto diluita, si mette una goccia nell'occhio colpito ed essendo così molto diluita non dovrebbe andare a creare problemi all'altro occhio sano, diciamo, e quindi nell'applicare questa goccina noi dovremo vedere se c'è una dilatazione della pupilla o se rimane in miosi, se rimane costretta. Se questo non avviene poi si effettua un'altra prova, ovvero si utilizza la fenilefrina, sempre il colirio di fenilefrina, invece più concentrato e si applica e se entro 20 minuti questa pupilla ha una dilatazione è molto probabile che diciamo, la causa sia di terzo ordine, quindi diciamo orecchio, quindi otite media, otite interna, massa retrobulbare o idiopatica.
Di solito cosa si fa quando abbiamo un cane con la sindrome di Horner? Come ho detto, si fa questo test, ma poi si fanno delle valutazioni, insomma si fanno degli esami, una visita neurologica, una visita oftalmoscopica, una visita otologica, per andare a vedere ed escludere le diverse cause. Poi si fa anche magari delle indagini più avanzate come risonanza, per andare a valutare chiaramente in modo più approfondito se ci sono delle masse che possono comprimere e dare questa interruzione dell'innervazione simpatica. Molto spesso abbiamo la fortuna che sono idiopatiche, soprattutto nel Golden Retriever c'è questo studio che nota che effettivamente nel Golden Retriever abbiamo questi cani che manifestano questa sindrome di Horner mono o bilaterale e che poi vanno in risoluzione. Come terapia spesso si utilizza questo collirio a base di felinefrina per aiutare soprattutto la terza palpebra a rientrare e far vedere meglio l'occhio. Recentemente, come vi ho detto, ho avuto 2 casi. Il primo caso ormai da più di un mese, da quando abbiamo fatto questo video, di un cane di 14 anni che era stato operato da un tumore alla tiroide 2 anni prima e manifestava questo tipo di problematica. Attualmente il cane è in via risolutiva, nel senso che solo con il colirio la sindrome di Horner è risolta, quindi non dovrebbe essere stata la causa del carcinoma tiroideo. È chiaro che va sempre monitorato. E recentemente, una settimana fa, prima di questo video, mi è presentato un altro Golden Retriever molto più giovane con la stessa sindrome di Horner. A fine video vi metto qua adesso uno short di un cane con la sindrome di Horner, di uno di questi Golden Retriever. Vedete l'occhio come sarà, quindi ptosi palpebrale, ha proprio la palpebra più cadente, la terza palpebra che esce e le pupille vedrete che una è dilatata, quindi normale, diciamo, e l'altra è più costretta, e poi l'occhio che è ruotato verso l'interno. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima puntata, un saluto a tutti e alla prossima.